2 mesi circa. Qui ho messo, vi faccio vedere dopo perché ho messo lì un pochino di sugna. Guardate qui, che bellezza. Ok, vediamo la prima. Scusate. Ma vi faccio vedere da vicino, come è mia abitudine. Guardate qui, che spettacolo. Cari amici norcini, non so mai dove inquadrare la telecamera, comunque sia, vi ringrazio di seguirmi, vedo che siete in tanti e sono contento. Ricordatemi il like, bim bim, la campanellina, seguitemi e condividete anche le mie ricette, grazie. Detto questo, cosa andiamo a fare oggi? Andiamo a fare un prosciutto sgambato, un pezzettino di prosciutto che praticamente è sui, faccio vedere, è sui 2 kg, ok? Che ora andiamo a rifilare e diventerà un prosciutto favoloso a tutti gli effetti. Ok, la differenza fra il prosciutto e questo sgambato è che questo qui è fatto con le parti della parte, diciamo, della spalla. È questa parte qui della spalla, ok? Questa qui che secondo me è anche molto più saporita come sapore rispetto al prosciutto, che è la parte, diciamo, dell'animale, quella un pochino più grassottella, più sotto. Invece è proprio questa parte qui del movimento che acquista ancora più sapore. Comunque sia, è una bellissima ricetta. Ok, andiamo a cominciare con tutti gli ingredienti. Okay. Ovviamente procuratevi un pezzo di sgambato, io l'ho preso abbastanza piccolo perché così faccio in maniera che, diciamo così, matura un pochino prima. Ok, più piccolo è e ovviamente più veloce sarà la sua essiccazione e maturazione. Bene, a favor di camera. Benissimo, prendete delle spezie varie, io ho preso dell'alloro, dell'aglio, della salvia, che ora qui ho già tritato, sale marino grosso, sale marino fino, vi serve un pochino di vino, non prendete del vino troiaio, prendete del vino buono, è importante, questo qui serve per una seconda, e dello zucchero di canna. Ok. Ora dobbiamo andare a togliere, vedete questa parte qui? Va tolta perché quando poi andiamo a fare, diciamo così, la salatura, questa parte qui non farà in maniera di far prendere, diciamo così, i sapori alla carne, e allora dobbiamo sgrassarla questa, e andiamo a rifilarla tutta. Magari se andate dal vostro macellaio fatelo fare a lui, è meglio, perché altrimenti rischiate di portarvi via un dito o di non fare una cosa fatta bene. Ok, guardate, aia. Vedete? L'ho pulito, ora è rimasto questo pezzettino a malapena, levatelo, che praticamente questa qui è la sacca, quella che contiene la carne. Ok, gli ho dato un po' una forma, gli ho dato. Va bene così, ora gli faccio una piccola legatura per tenerlo un pochino stretto, perché quando andrà nella sanatura ho paura che si vispi un po'. Allora semplicemente gli faccio 2 o 3 legature e poi lo mettiamo in salamoia con 40% di sale grosso. Voi dite, ma cosa vuol dire? Io vado un pochino, diciamo così, a occhio, no? Se in un totale, mettiamo caso, in un totale di 200 grammi, saranno, di questi 200 grammi, saranno 80 grammi di sale grosso, 80 grammi di sale fino e il rimanente 40 dello zucchero di canna. O se voi volete mettetecene 100 grammi e sarà a questo punto 40, 40 e 20. Che molti me lo chiedono, ma cosa vuol dire questa percentuale? È la percentuale di quella che mettete voi. Comunque sia, io vi consiglio di mettercene un bel po', tanto alla fine la carne si prende il sale che ha bisogno, non prende quello in più. L'importante è che voi non esageriate con i giorni. In questo caso
ora sarà diventato 1,5 kg, io vado sui 2-3 giorni, 2, e poi vedo un po' a tatto che cosa succede. Comunque sia, io faccio così, un po' di sale grosso, così almeno lo vediamo assieme. Andiamo di sale fino, la stessa percentuale, perfetto, e andiamo di una piccola percentuale di zucchero. A questo punto andiamo, gli metto anche un pochino di spezie, già ora nella salatura che non è altro, a parte ve le scrivo almeno perdete meno tempo. Comunque salvia, rosmarino, alloro, un po' di pepe e un po' di droga per norcini, perché in questo frattempo che lui si sala tira dentro anche sapori. E cosa faccio? Lo vado anche un po' a bucare tutto in maniera che i sapori entreranno perfettamente dentro. Questo aiuterà, mi sono bucato, aiuterà una più facile salatura. Questo lavoro qui fatelo per almeno 10 minuti, bene 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 bene, ok? Poi a noi, telecamera a noi, poi lo mettete in un posto fresco. Se avete la cantina bene, se non l'avete mettetelo in frigorifero, tanto rimane così nel frigo. Possibilmente copritelo sopra con della pellicola, perché se no andrà a prendere tutti i sapori, se è in frigo, tutti i sapori del frigo. E ogni 5-6 ore lo girate da una parte, lo girate dall'altra, lo girate di qua, ogni 5-6-7 ore, e andate a togliere il liquido in eccesso che vi farà un po' di liquido. Voi man mano toglietelo, sarebbe a dire una volta al giorno fate così e levate il liquido. Ok? Ci aggiorniamo fra circa 2-3 giorni, vi ripeto, il terzo giorno dipende da come vedo la carne, da come sta, da come si è seccata, dipende anche dal periodo, che periodo è, se è caldo, se è freddo, il tipo di carne, più fresca, meno fresca. Ok, ci vediamo, vi segno sotto il tempo esatto. La conservazione del prosciutto, mi sono scordato di dirvi che dovete procurarvi o dello strutto o della scugna, che poi vedremo va aromatizzato e poi messa sopra nella parte, diciamo, 24 ore prima di tirare, di estrarre la carne da sotto sale. Preparatevi vino, non troiaio, non per intenderci quello per cucinare, prendete un vino, in questo caso ho preso un Chianti, comunque un vino che costi 3, 4, 5 euro, via minimo. Non prendete, perché è acqua colorata, quei vini per cucinare sono acqua colorata, vanno bene per cucinare ma non per fare questi lavori qui. E dentro ci mettete dell'aglio frantumato, dell'aglio, della salvia, un po' di pepe, e lo lasciate in un barattolo, ok? In un barattolo per 24 ore a macerare. Servirà per la mia assistente, no, non servirà la mia assistente, questa è la mia assistente, servirà praticamente per dopo sciacquare il pezzo della carne. Servirà. Ok, sono passati 3 giorni, lo togliamo dal sale. Sale. Con il vino che avevamo precedentemente preparato, praticamente quello insaporito con l'aglio, lo smarino, ci metto anche un pochino fresco. Benissimo, andiamo a sciacquarlo bene bene. Okay. Vediamo il sale, accorgo. Perfetto, facciamo così, teniamocelo un 10 minuti, un quarto d'ora in questa maniera. Io l'ho asciugato,
e io ho fatto dei legacci per tenerlo bello stretto. Poi io ho fatto un legaccio per appenderlo, ok. Poi io vado a fare una prima marinatura. Prima di fargli la sciugnatura, praticamente lo vado a lasciare ora 4 giorni a una temperatura dai 18 ai 20 gradi che si asciuga. Dopo cosa faccio? Ora io faccio una prima fase di marinatura per sicurezza, anche per disinfettarlo. Poi andrò a mischiare questi due, che è sciugna o strutto, questi due, e gli farò la sciugnatura. Ok. Qui non esagero, ce ne metto solamente un po', perché dopo sarà quell'altra che conta. Comunque lasciamolo ad asciugare. Oggi è passata una settimana qui ad asciugare, me lo conferma anche Cocò, che è passata una settimana, e ora andremo alla sciugnatura. Io l'ho messo fuori e ce lo tengo 5-6 ore, così asciuga bene, poi lo rimetto dentro a fare la sua asciugatura. Ok, qua ci sta la mia collaboratrice che vi saluta. Comunque sono passati 8 giorni e vi spiego meglio. Cosa ho fatto? L'ho tenuto la sera in casa perché è umido e la mattina l'ho messo fuori. Ho fatto così perché il vento, un po' il sole, fate conto che ora è ancora freddo, hanno creato questo capolavoro. E ora cosa ho fatto? Io ho preso lo strutto, no, meglio ancora se era la sciugna, che non l'ho trovata. Ok? Ho mischiato le mie spezie che vi ho scritto, praticamente la concia lo mischiate con lo strutto, semplicemente non faccio altro. Guardate, fatti questo trattamento qui, grossolanamente stendete bene sopra, ok, su tutta quanta la superficie. Questo perché? Perché gli farà un bello strato di protezione e non lo farà seccare e gli darà un buon sapore. Ok, fatelo su tutto, ci aggiorniamo. Ok, fatto questo qui, io ci vado a mettere sopra anche il pepe. Perché il pepe? Perché farà sì che si seccherà meglio lo strutto o la sciugna sopra, gli farà, è disinfettante il pepe, gli farà un'ulteriore protezione. Qui io col pepe ci abbondo, lo copre bene 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 bene. Guardate qua, non esce niente, no? Vedete? La sciugnatura vi serve anche per far tenere il pepe al suo posto. Guardate che spettacolo. E ora cosa facciamo? E ora lo passiamo in una zona al fresco, praticamente in una cantina, se ce l'avete, se no non vi preoccupate. Molti chiedono come facciamo, no? Ora arriva il caldo, mettetelo in frigorifero, appoggiato così, con 2 legnetti, così, o attaccato in questa maniera. Fate un supporto al frigorifero con un legnetto, fate intendere nel frigorifero, fate una cosa del genere, no? Attaccatelo e che stia così. Così per quanto? Per una 60 di giorni minimo. Ogni tanto, magari ogni 10 giorni lo togliete e andate a controllare che sia a posto. Ok? Comunque ci aggiorniamo. Guardate che bellezza che è, fra una 60 di giorni. Ok, voilà, eccoci qua.
recuperiamo il maltolto. 2 mesi circa. Qui ho messo, vi faccio vedere dopo perché ho messo lì un pochino di sugna. Guardate qui che bellezza. Ok, vediamo la prima. Scusate. Ma vi faccio vedere da vicino come è mia abitudine. Guardate qui che spettacolo. Voi non potete capire il profumo di affumicatura. Affumicatura, scusatemi, il profumo di stagionatura, ho sbagliato. E vi insegno sta cosa. Arrivate qui, questo è ancora un po' morbidino, vedete? Io mi sono conservato un pochino di sciugna, anzi aspettate, prima ne taglio un'altra fetta, buono. Se per caso non dovesse essere arrivata a maturazione o voi lo dovete conservare, cosa fate? Fate così, ci rimettete un pochino di sciugna sopra, senza problemi. Non sempre va tutto bene. Fate in questa maniera, ok, e lo riappendete pari pari e lui va avanti, perché anch'io a volte cosa faccio? Lo taglio, sento se va bene e poi se non dovesse andare bene lo richiudo. Comunque sia, io ve lo dico sempre, non mi piacciono troppo maturi, per me così è perfetto. Guardate qui, guardate che bellezza, che striature. Buono. Mettetemi like, campanellini, questa ricetta dovete mettermi tutto. Condividete, fate quello che volete, questa ricetta è grandiosa. Se c'è qualcosa scrivetemi qui sotto, commentatemi, insultatemi, ma condividetemi con tutti quanti. Alla prossima ricetta, anzi vi dirò, ho cominciato a fare dei formaggi, guardate, questi sono diciamo degli esperimenti. Nei prossimi video vedrete anche del formaggio Mastro Casario.